Ben trovati amici ed amiche di Crazy Motor Life. Oggi approfondiremo il fantastico weekend della World Superbike. Un bagno di folla ha riempito il circuito di Misano, intitolato a un pilota che è riuscito a scolpire il suo nome e il suo sorriso nel cuore di tutti gli appassionati, Marco Simoncelli. Ma volete sapere chi sono i nostri ospiti? Allora, sigla! Ciao Denise, felice di averti qui con noi a questo post Superbike. Ciao a tutti, sembra un piacere. Bentornato Alex. Ciao Giacomo, grazie, ciao a tutti e ciao a Denise. Io partirei dalle posizioni in griglia solo per sottolineare che Alvaro e la sua Ducati hanno raggiunto una simbiosi completa, dalla velocità pura al rendimento di prestazione, inteso come passo gara. Denise, tu sei stata a Misano per interviste e altro che ti ha vista protagonista. Come hai vissuto il weekend e cosa pensi del matador spagnolo? Che Alvaro sia un grandissimo pilota, a partire dal fatto che stimo tantissimo la dedizione che ha lui per questo sport. È una persona che si allena veramente tanto, veramente duramente, è precisissimo, fa tutto al 100% per arrivare primo e è veramente un bel esempio per chiunque corre moto, secondo me. E del bagno di folla di Misano? È bello, veramente bello. Poi quando c'è tanta gente, il tifo italiano è sempre bellissimo, a me piace veramente tanto. E no, veramente bello. Vediamo la classifica di arrivo di gara 1. Alex, splendido inizio di weekend per la Ducati, con i 2 gradini più alti del podio, che neanche a dirlo il primo occupato da Bautista. Ducati che per l'occasione ha riproposto un colore che fa parte della storia race del marchio, il giallo Ducati. È stato molto bello perché a parte che ci sono state 2 bellissime giornate, il giallo spiccava molto. Denise, ti è piaciuta questa livrea? Sì, veramente bella, inaspettata anche un pochino, dai, per me almeno, perché comunque dai, quando ti immagini Ducati dici rosso, però veramente bella, anche con le tute, i caschi a tema, proprio bellissimo, hanno fatto un gran bel lavoro. Sul gradino più basso del podio Toprak e la sua Yamaha. Devo dire l'unica Yamaha che abbiamo visto nelle posizioni importanti questo weekend. Il pilota turco dà tutto il possibile ad ogni gara, talento indiscusso, ma nelle gare lunghe appena si alza la temperatura non può fare molto di più. Denise, dici la tua su questo pilota e cosa pensi del suo passaggio prossimo in BMW? Penso che Toprak sia un fenomeno e penso che lo abbia dimostrato, non devo essere io a dirlo di sicuro. Ha una padronanza della moto pazzesca, gli fa fare quel che vuole, sembra come se stia giocando, insomma. È bellissimo da vedere. Penso che il passaggio in BMW sia un bellissimo stimolo sia per lui che per BMW. BMW è una bella moto, di motore ha un bel motore, penso si stiano impegnando moltissimo a svilupparsi al 100% sotto tutte le sfaccettature, insomma. Credo che con Toprak potranno fare un bel lavoro, veramente un bel lavoro. Ducati in gran forma in ogni categoria. A sottolinearlo la 4ª posizione all'arrivo di Bassani e la splendida gara di Danilo Petrucci, che purtroppo è scivolato nel corso del 14° giro, proprio mentre si pensava potesse insidiare Toprak per il 3° posto. Sappiamo che aveva un nuovo forcellone, ma rispetto alle prime gare, come vi è sembrato in sella? Secondo me è ancora un po' presto per parlarne perché è pure vero che ha corso in una pista che è di casa, quindi magari la pista la conosce bene. Io penso che abbia tanta esperienza come pilota, però ovviamente anche prima faceva il Moto America, saltare da una Superbike del Moto America a una Superbike del Mondiale non è facilissimo per nessuno, perché hanno un'elettronica diversa, sono sempre delle Superbike, ma sono molto diverse per regolamento e motivi vari, insomma. Quindi anche adattarsi con il nuovo team, adattarsi con la moto non è facile mai per nessuno, però comunque penso abbia tanta esperienza e che, come dice Alex, più avanti si potrà dare un quadro più definito della situazione. L'ultima posizione da evidenziare è quella di Dominic Egerter, che è rimasto attaccato al pluricampione del mondo Jonathan Rea. La difficoltà di Rea è un dato oggettivo. Speriamo che la Kawasaki faccia un passo avanti e permetta a Jonathan di ritornare a lottare per il mondiale, aumentando lo spettacolo di questa favolosa World Superbike. Super Pole Race, gara interrotta dalla bandiera rossa. Purtroppo Danilo
Danilo questa volta è stato protagonista negativo della gara, che in curva 2 dopo la partenza innesca la caduta dei due piloti del team JTR Yamaha, Dominic Egerter e Gardner. Incidente punito con un long lap penalty, penalità che lo fa rientrare alle spalle dei due piloti Honda. Nel corso del sesto giro Danilo prende il posteriore di Lecuona e finiscono entrambi al centro medico. Visto da casa, il primo contatto non mi vede molto a favore della penalità, perché Danilo era all'esterno in curva 1 e all'interno in curva 2 e sembrava praticamente già su cordolo. Quindi vi chiedo, cosa poteva fare il pilota in quel caso? Allora, di fare qualcosa secondo me non poteva fare molto, perché a parte che la prima variante che c'è a Misano è abbastanza stretta, quindi trovarsi là con già in tre moto, tutte in una curva non è facile. Allora, Danilo era un po' troppo stretto e quindi una volta accelerando, uscendo dalla curva, si è tirato dietro pure Getter di conseguenza pure a Gardner. Io penso che appunto sia difficile, come ha detto Alex, perché la 1, la 2 e la 3 non sono larghissime come curve, insomma, specialmente se si è in 3 in una curva. Comunque magari qualcuno ha calcolato male gli spazi, perché anche se tu sei molto interno in curva 2, poi c'è curva 3 che è a destra e si fa un po' fatica, insomma, a superare lì, a meno che tu non ne abbia tanto di più. In partenza poi specialmente è molto difficile e nulla, quindi secondo me è stato un errore di calcolo di spazi e comunque è molto stretta la pista lì. Invece il contatto con Lecuona? Il contatto con Lecuona secondo me è stato un errore di Danilo, perché si vede benissimo che Lecuona era già inclinato quando Danilo gli è proprio arrivato vicino. Non lo so se ha avuto un problema di freni, se ha staccato tardi lui o che cosa abbia combinato, però penso quello sia stato un errore di Danilo, insomma. Alex, tu come vedi il secondo contatto? Sì, secondo me pure maggior parte della colpa ce l'ha un po' Petrucci, perché magari avrà calcolato male pure la staccata. Si vede anche dalle immagini che lui cerca di andare un po' più stretto possibile, magari cercava di superare all'interno, però la quercia, cioè la curva dove è stata la caduta, si può interpretare in diversi modi, quindi magari chi la interpreterà in un modo e chi magari in un altro. Possono essere tante le cose. E grandissimo peccato è stata la battaglia che ci siamo persi per la vittoria tra Alvaro e Toprak, mentre a completare il podio Rinaldi occupa il terzo gradino. Bassani si conferma quarto con il grandissimo lavoro fatto dal team Motocorsa Racing e il suo pilota. Siamo giunti così all'arrivo di gara 2. Questa volta a far compagnia ai due fissi del podio un'altra Ducati, quella di Axel Bassani del team indipendente Motocorsa Racing. Il suo primo rivale invece cade nel tentativo di conquistare la posizione su Toprak. Quello che ci dispiace di Rinaldi è che ha gettato ancora una volta un podio sicuro. Pilota che sa essere velocissimo, ma che ancora una volta sembra non avere la visione lucida della gara. Brevemente, cosa ne pensate? Penso che Rinaldi abbia fatto un errore per la quale si è mangiato le mani anche lui, però sì, ci sta, ovviamente gli errori servono ad imparare e sono convinta che lui ne trarrà un bel insegnamento, insomma. E nulla, penso sia un pilota molto forte che su certi aspetti forse ha ancora un po' bisogno di crescere, però stando vicino a Alvaro secondo me può solo che migliorare. Poi diciamo che Rinaldi ha avuto anche un momento in cui era lì attaccato e diceva voglio passarlo, ha sbagliato a non aspettare, anche perché si considera il fatto che lui è arrivato a prendere Toprak. Quando tu arrivi a prendere il pilota ti viene da passarlo subito, perché penso anche Alex sappia, quando tu resti dietro una persona che va più lenta di te tendi poi a perdere, quindi quando tu arrivi su una persona non è che hanno iniziato la gara e sono sempre stati lì insieme, allora lui ha detto no aspetta, mi prendo le misure e calcolo. Lui è arrivato distante, l'ha preso e probabilmente voleva passarlo subito, probabilmente per questo motivo qua, e allora si è prendere un po' dalla foga e ha fatto questo errore, almeno io la interpreto così. Sì, secondo me pure, come dice Denise, si sarà mangiato le mani, a parte perché ancora secondo me era un po' troppo presto e poi anche il punto che era non aveva così tanto margine per superare, magari poteva aspettare anche qualche altro punto della pista in cui ne aveva leggermente di più. Invece di questo pilota qua cosa mi dite, Denise? Io posso solo che fare i complimenti a Axel, veramente tanto, sono molto contenta per lui, sia da amica che da un po' tutto, insomma, diciamo se lo merita, ha fatto una bella gara, ha avuto anche un pelo di fortuna, però serve anche quella in questo mondo, no?
no, veramente complimenti a lui, sono veramente contenta, se lo merita. Come se dice sempre Denise, ci vuole tanta fortuna e secondo me se la merita tanto, perché l'anno scorso l'ho incontrato in un test a Portimao e posso dire che comunque lavorava molto concentrato sulla moto e secondo me se lo merita tantissimo. Credo sia doveroso sottolineare la 7ª posizione di Danilo, che ha corso in condizioni fisiche difficili. Quando si corre in queste condizioni dopo un brutto incidente, Denise, Alex, cosa passa nella testa di un pilota? A volte quando cadi che ti fai male, ovviamente un male sopportabile per correre, è importante salire subito in moto perché aiuta molto mentalmente. Penso che sia difficile, poi ovviamente quando inizi a correre l'adrenalina un po' aiuta, perché aiuta sempre, anche quando ti fai male inizialmente non è che senti troppissimo il dolore, e per fortuna. No, veramente a volte è importante risalire in sella subito se è possibile e credo abbia fatto bene, insomma. Sì, secondo me ha fatto bene pure perché mi è capitato sinceramente a salire in moto non si sentono tanti dolori, soprattutto secondo me in quel contesto là in cui sei a un livello mondiale, penso che è ancora di più l'adrenalina per non far sentire il dolore. E poi c'è lui, quello che io oserei definire il Gigi nazionale. Ha portato la casa di Borgo Panigale ad essere protagonista in ogni categoria, dal campionato italiano velocità con Michele Pirro, alla World Supersport con Bulega e nelle massime classi di MotoGP con Bagnaia e Bezzecchi e con colui che invece sta dominando la World Superbike, il campione in carica Alvaro Bautista. Cosa pensate voi di questo genio italiano? Credo che Ducati abbia fatto un grandissimo lavoro e penso se lo meriti veramente tanto perché ha fatto veramente un gran lavoro per sistemare tutte le moto, anche perché comunque come dicevi prima tu, cioè i Superbike sono forti, però anche in MotoGP nella 600 sono forti, cioè hanno fatto veramente uno sviluppo su tutti i fronti, si sono impegnati tantissimo e secondo me lo meritano davvero tanto, perché hanno fatto comunque una moto che è molto completa e è difficile, molto difficile credo. Io sinceramente non ho tanto da esprimere perché già comunque ha detto tutto anche Denise, quindi l'unica parola che avrei da dire io è solamente una cosa spettacolare davvero. Alex, grazie sempre per il tuo contributo a Crazy Motor Life. Grazie mille sempre a te Giacomo e grazie a Denise. Denise, grazie per la tua partecipazione e ci auguriamo di averti ancora con noi. Ricorda a voi che ci state guardando che proprio lo scorso venerdì abbiamo pubblicato l'intervista che vede la pilota Denise Dalzotto protagonista. Ve la siete persi? Questo perché non vi siete ancora iscritti al canale. Cosa state aspettando? Denise, prima di salutarci, invita tu tutti ad iscriversi. Ciao a tutti, sarei molto contenta se vi iscriveste a questo canale perché è veramente appassionato, specialmente chi lo dirige e si vede, sono sempre bellissime queste cose da vedere quando c'è la passione, quindi io ci darei un occhio se fossi in voi. Da Crazy Motor Life, ciao a tutti e grazie e al prossimo appuntamento. Ciao!